Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre 2023. E abbiamo la carta dell'imperatore, amici dell'Aquario. Quando c'è la carta dell'imperatore è perché si parla di un periodo di stabilità, di concretezza, di raggiungimento dei risultati e per qualcuno potrebbe anche far riferimento alla paternità, a un padre oppure a un capo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per trovare la descrizione basta che clicchiate sul titolo del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui ed è anche scritta nelle info del canale. Ok, partiamo subito, wow, con un cavaliere di coppe, asso di bastoni, 6 di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche incontro importante nella seconda parte di ottobre. Tenete presente comunque che queste sono letture generali, che quindi possono risuonare come lavoro, come famiglia, come amore. Ognuno di voi la applichi alla propria realtà. Sia letture sul lavoro che per i single sono già online e trovate tutto nella playlist del canale. Allora, ricapitolando, abbiamo un cavaliere di coppe, un asso di bastoni, un 6 di spade, un 6 di coppe, il papa, un 8 di coppe e la carta della morte. Come vi dicevo, nella terza settimana di ottobre potrebbe esserci un incontro. Questo ve lo dico perché abbiamo un asso di bastoni. E il cavaliere di coppe potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, qualcuno che... allora, normalmente è la carta del corteggiatore, però prendetela come a voi risuoni, insomma. Sta di fatto che con questo cavaliere di coppe potrebbe arrivare un qualche tipo di offerta, magari una proposta di incontro, una proposta di un incontro intimo anche, mi verrebbe da dire, vedendo questo asso di bastoni. C'è però qualche cosa che vorreste lasciarvi indietro con questo 6 di spade. Come se fossero dei problemi o delle questioni legate al passato che avete voglia di, appunto, di lasciare indietro. Mm? Um, queste carte le vediamo poi dopo con i mini tarocchi. Ripartiamo dal Cavaliere di Coppe. La Luna e un fante di bastoni. Vi dirò che potrebbe essere proprio una persona interessata a voi. Allora, vedendo le carte ho come la sensazione che potrebbe essere una persona più giovane di voi, però c'è la luna anche qui e di nuovo potrebbe far riferimento a qualcuno che torna dal passato, ragazzi. La luna è sempre una carta di proiezioni, è una carta che, diciamo, nasconde delle cose. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Mondo e 5 di pentacoli. Ragazzi, ho come l'idea che nella terza settimana di ottobre qualcuno si divertirà a pieno, mi verrebbe da dire, perché c'è il mondo.
È come se si raggiungesse un risultato, un traguardo, appunto, un incontro. Può essere un incontro sessuale per molte persone, ragazzi, però avendo questo 5 di pentacoli, come l'idea che potrebbe esserci un po' di codipendenza con questa persona, soprattutto considerato che potrebbe ritornare dal passato. Andiamo a vedere 6 di spade, 7 di pentacoli. Guardate, l'asso di bastoni molte volte fa anche riferimento al fare un'azione in modo determinato. Questo è un 1 e questo è un 21. È un arcano di fine, diciamo, serie. Quindi è un po' come se ci fossero un inizio e una fine di qualche tipo di relazione, di azione o di situazione. E qui anche col 6 di spade ho come la sensazione che qualcuno voglia allontanarsi da qualche tipo di contratto, da qualche tipo di stabilità, da qualche tipo di problema, appunto. È come se fosse finita la pazienza e si volesse qualche cosa di più stabile, di più concreto. Probabilmente questo tipo di relazione nella quale vi trovate, o meglio, vi troverete, potrebbe essere una relazione, diciamo, di tipo appagante, però è come se aveste bisogno di un risultato in un certo senso. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 9 di spade. Come la sensazione, ragazzi, che qui vi dicano che è il caso di imparare dal passato. C'è questo 2 di pentacoli e ho come l'idea che ci sia qualche ciclo che continua a ripetersi, magari proprio con questo fante di bastoni. Diversamente, se non è un ciclo che si ripete, per qualcuno il fatto che ci siano 2 pentacoli può far riferimento a tenere il piede in 2 scarpe. Quindi magari potreste avere 2 lavori, 2 relazioni, 2 situazioni omonime che insomma, che dovete gestire entrambe. Ho come l'idea che qualcuno sia un po' troppo ingenuo in questo senso, nei confronti di questa situazione o di questa relazione. Però andiamo a vedere il Papa. 6 di coppe nuovamente. E regina di spade. Dunque, il Papa può far riferimento, ragazzi, a una guida spirituale, può far riferimento a un mediatore, perché è colui che media tra i messaggi del cielo e i messaggi, insomma, gli uomini che vivono sulla terra. Ho come l'idea che ci sia da tagliare con qualche vecchio sogno, che ci sia, perché abbiamo la regina di spade, quindi o si tratta di fare dei piani inerenti a un sogno, o si tratta di tagliare questo sogno. Diciamo che vedendo il Papa è come se ci fosse una sorta di ufficializzazione, quindi secondo me si tratta di impostare questo sogno, che il 6 di coppe ce l'avevate già qui, eh? Come un, ok, volete raggiungere, diciamo, traguardi o risultati migliori, avete bisogno di fare dei programmi, avete bisogno di fare delle liste, consultare un contabile, mi dicono, nel caso per voi sia una stesa di lavoro. Vi dirò, non lo sento tanto, però per qualcuno potrebbe essere. Ho come la sensazione che sia più una cosa a livello familiare. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo avanti, vediamo l'otto di coppe. 10 di coppe e 3 di coppe. Qui ho come l'idea che sentiate la necessità di prendervi un periodo, di allontanarvi. Può essere proprio dal vostro gruppo familiare o dal gruppo di amici che avete, perché ho come la sensazione che qualcuno qui non sia capito
che qualcuno non condivida il vostro sogno. Però questo Papa arriva per aiutarvi, ragazzi. Tenete presente che il Papa normalmente fa riferimento ai contratti. I contratti di tipo duraturo normalmente sono i matrimoni. Però se siete in cerca di lavoro, ho come l'idea che verso la fine di ottobre potrebbe arrivare questo nuovo lavoro. Magari c'è da spostarsi, non credo che sia un lavoro esattamente sotto casa. Ehm, Però ragazzi è come se fosse l'inizio di un nuovo tipo di movimento, di un nuovo, mi verrebbe da dire ciclo, perché qui abbiamo anche la morte che è il contrario. È come se ci fosse un momento di passaggio verso la fine di ottobre. Andiamo a vedere la morte. Re di bastoni e asso di bastoni. È come se doveste allontanarvi da un gruppo. Magari state cambiando lavoro, perché potrebbe anche essere, fino ad un certo punto avete tenuto in piedi due lavori, ma da quando vi è entrato quello nuovo, qui, cioè magari stavate facendo un lavoro, vi è entrato un lavoro nuovo da fare in più e qui secondo me è il punto che bisogna un attimino prendere la propria strada, allontanarsi da quello che soprattutto se siete in un posto dove non vi apprezzano, qui è il caso di prendere le distanze, ragazzi, di lavorare per stabilire, per costruire la vostra forza. Se fosse una persona, ho come la sensazione che potrebbe essere, allora, innanzitutto una persona sposata, che potreste, diciamo, incrociare, però ho come anche la sensazione che verso la fine di ottobre, diciamo che la lascerete stare o in qualche modo creerete una distanza. Vi dico, sento molto che si tratta di lasciare indietro qualche vecchia sicurezza per diventare imperatori, per creare voi delle nuove certezze, delle nuove sicurezze, una nuova realtà, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro hanno da dirvi. Ok, abbiamo il coraggio e l'outsider. Qui è un po' come se vi dicessero che dovete trovare il coraggio di andare fuori, ma qui avete l'otto di coppe, quindi secondo me il viaggio lo farete, che può essere sia un viaggio fisico ma anche un viaggio interno. E poi abbiamo un 5 di pentacoli che avete anche qui, ragazzi. Non siete bloccati in quella situazione, ma vi sembra di esserlo. Mm? Perché quando c'è il 5 di pentacoli, soprattutto in questa carta si vede bene, il lucchetto è aperto. Basta toglierlo e sfilare la catena. In realtà è una gabbia, tra virgolette, volontaria, nel senso che basta poco per uscire da questa situazione di prigionia. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Sto guardando, ragazzi, perché questo Papa con il 6 di coppe, ehm, allora, per qualcuno ho proprio la sensazione che si tratterà di tagliare un sogno, di tagliare un obiettivo. Tagliare nel senso che non è più per voi. Probabilmente con questo 2 di pentacoli state cercando di portare avanti due cose da tempo e qui è come se vi dicessero ok, c'è da tagliare, da focalizzarsi su una cosa sola o su una persona sola. Andiamo a vedere le fatine. E questa qui è la carta della forza, eh? Quindi il punto è che quando
Quando ci sono quelle persone che mi dicono non ci riesco a fare quel passo o non ci riesco a lasciare quella persona, ehm, il punto è fissare una data e rispettarsi, rispettare se stessi nella data che si è stabilita. Il coraggio è la carta della forza collegata al terzo chakra, potere personale, ok? Ok. Wow, inizio. Quindi ragazzi, si sta per avvicinare un nuovo inizio. Qui l'asso di bastoni ce l'avevamo al contrario, qui ce l'avevamo dritto. Io ho come la sensazione che nonostante vi venga offerto qualche cosa, per qualcuno potrebbe essere il caso di allontanarsi perché non è quello che si sta aspettando. Non è esattamente il sogno che si sta aspettando, però guardate, c'è un nuovo inizio. Qui avete la regina di spade che taglia, la morte che taglia anch'essa e l'otto di coppe che è come un viaggio. Quindi state tranquilli, se quello che succede nella terza settimana di ottobre non è proprio quello che volevate voi, perché comunque io qui ho un 6 di spade, qualcuno se ne vuole andare, qualcuno vuole lasciarsi indietro delle cose, dei problemi, delle discussioni, come se ho come l'idea che qualcuno voglia andare a convivere e stia anche un po' pestando i piedi, però è come se non fosse possibile questa cosa. Va bene. Amici dell'Aquario, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!